Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio Guerra, sono nato il 9 settembre del 1959 e sono qui a parlarvi della mia passione del volo, che mi ha portato a entrare in Accademia Aeronautica nel settembre del 1978 e da lì ho volato sul CI 260, il secondo anno d'Accademia ho avuto la fortuna di volare sul Twin Aster, l'Aliante, e poi ho fatto le scuole di volo in America, in Texas, dove ho volato sul T-37, sul T-38, sono stato circa un anno e mezzo lì, e poi sono stato nel New Mexico a fare la Gunnery, così si chiamava, che è un corso di specializzazione per piloti da caccia, volando sul T-38B. Poi sono rientrato, ho avuto la fortuna di volare sull'F-104, dove ho fatto la scuola a Grosseto, e poi sono stato assegnato al 28° gruppo del terzo stormo di Verona Villafranca. Lì ho passato la maggior parte della mia carriera e poi ho dovuto fare la scelta che hanno fatto in molti. Il mio destino era quello di andare a fare il manager a Roma, ma non piacendomi le scrivanie che trovo spigolose e poco aerodinamiche, ho scelto poi di continuare a volare. Sono entrato nelle compagnie civili, dove ho iniziato con il corto raggio, col Fokker 70, la TR-42, le medie 80, e poi sono passato sul 767 e sul Boeing 777, sul quale poi ho finito la mia carriera e adesso sono un felice pensionato. Bene, mi piace raccontare che cosa però mi ha portato ad affrontare questa bellissima esperienza di volo. Diciamo che mio padre era un ufficiale dell'esercito, un militare dunque, quindi piuttosto severo, inquadrato, e forse per quello le stellette all'epoca, quando ero ragazzo, non è che mi entusiasmassero tanto, quindi non ho voluto seguire quel filone a tutti i costi. Lui volava con aeromodelli che costruiva con tantissima passione, era estremamente bravo e minuzioso nel costruire i particolari, però aveva grossi problemi nel pilotaggio, per cui quando lo accompagnavo al campetto di volo con gli aeromodelli che quasi sistematicamente distruggeva durante il weekend e poi si arrabbiava anche perché doveva ricostruirlo durante la settimana, ecco, mi aveva fatto capire che quello non era un gioco da ragazzi e non era per me. Quello che mi ha portato verso il volo sono state principalmente due cose. Un sogno ricorrente che facevo e che mi faceva sentire veramente libero e soddisfatto era il fatto che mi trovavo a nuotare a rana a un'altezza di 1 metro, 1,5 metri da terra, e passeggiavo dal soggiorno alla cucina e poi tornavo indietro con un senso di leggerezza e così spensierato che veramente era un qualcosa che mi attirava tantissimo. Però non avevo avuto ancora modo di provare il volo vero e proprio. La prima volta è stato quando avevo 13 anni, all'aeroporto di San Cataldo di Lecce. Avevamo un parente che era elicotterista nell'esercito e ha portato me e mia cugina a fare un voletto turistico con un aereo da turismo che è durato in tutto 10 minuti, e ci siamo librati in volo e siamo andati verso il mare, ma avevamo avuto 500 piedi, poi siamo tornati indietro e ho detto cavolo, però volare mi piace, ma da lì la strada è ancora molto lunga. E la seconda cosa che invece mi ha spinto molto ad avvicinarmi al mondo professionale del volo erano questi benedetti F-104, perché io, essendo di Verona, capitava spesso di sentire questi reattori, di vedere questi reattori che sfrecciavano molto bassi sui tetti delle case e che piano piano hanno cominciato a instillare dentro di me questa attrazione che è diventata poi spasmodica. Io ogni volta che sentivo il rumore di un caccio mi dovevo spalmare sul vetro e vedere dov'è, perché era un qualche cosa che mi stava lentamente entrando nel sangue. E poi clamorosamente, quando ho scoperto quella famosa stradina vicino alla rete, vicino alla pista di Villafranca, e che ho scoperto col motorino, una volta capito che da lì potevo vederli veramente molto vicini, perché l'aereo da caccia e poi specialmente il 104
in atterraggio passava sopra la rete 4, 5, 10 metri sopra, e lì sentire l'odore del kerosene bruciato e sentire la vibrazione del motore, la spinta aerodinamica di questi mezzi aveva cominciato proprio a suscitare dentro di me un entusiasmo irrefrenabile. Li vedevo salire e poi scendere dopo il volo, questi piloti che mi sembravano degli astronauti, su questi missili così aerodinamici, e dicevo, cavolo, cioè, mi sembra una missione impossibile, questi non sono umani, questi sono extraterrestri. E io, che all'epoca vivevo l'esperienza dello studente del liceo, che non sei né carne né pesce, se vogliamo, no? Non hai ancora una tua vera identità. Ecco, io vedevo, nel guardare quegli uomini, che per me non erano uomini ma erano astronauti, vedevo esattamente il contrario di me. Ne ero affascinato, ma pensavo anche che sarebbe stata veramente una missione impossibile. Però ci ho provato. Avevo un compagno di classe, Marco, bravissimo a scuola, aveva proprio il physique du rôle del pilota, e ci siamo entusiasmati entrambi, io e lui, quando vedevamo passare questi aeroplani. Dai, facciamo la domanda per il concorso per entrare in accademia per diventare piloti militari. Dico, Marco, dai, sì, però cavolo, mi sa che è difficile, sì, la prima grossa selezione è la visita medica. Ho saputo che sono 9-10 mila le domande, ma poi passano in 700-800 persone. Madonna Marco, ma è difficile, devi essere proprio Superman. Ma no, dai, proviamoci. E così è stato. Io vedevo in lui proprio la persona ideale, aveva il physique du rôle del pilota, aveva anche l'occhio azzurro, bastardo lui, perché nel 78, quando c'erano affissi pubblicamente i manifesti per la domanda di concorso per diventare piloti in aeronautica militare, e ce l'ho questo, c'era in primo piano un disegno, non era neanche una foto, di un pilota militare con la maschera, col casco, con la visiera alzata, e il maledetto aveva gli occhi azzurri, proprio come Marco. Vabbè, andiamo a fare la visita medica, e lui la fa una settimana prima di me. Lui sciatore, sportivo, bravissimo a scuola, cioè basta. La visita medica durava 3 anni, e si faceva 3 giorni, si andava a Napoli, a Capodichino, e si faceva un esame fisico veramente approfondito. 3 giorni ti ribaltavano proprio come un calzino. Per cui l'ho visto partire lunedì, dai Marco, così quando torni poi mi racconti tutto, e sarebbe dovuto tornare giovedì. Sono rimasto malissimo quando mercoledì torna a scuola, dico, ma Marco, hai già fatto la visita? Non l'ho passata. Non l'hai passata? Tu non l'hai passata? Io pensavo, ma che ci vado a fare se non l'ha passata lui? No, perché sai, io andavo a caccia con mio padre, e a furia di sparare ho perso l'udito sull'orecchio destro, e non ho passato la visita. E io sono andato giù veramente molto poco fiducioso di passarla, invece miracolosamente ho passato la visita medica, quindi a quel punto è bastato fare l'esame di maturità, e poi sono andato giù prima a fare il tirocinio. Il tirocinio è una cosa molto interessante, perché per 2 settimane ti vestono come un accademista e ti fanno provare il tipo di vita che si farà poi in accademia, che non è per niente facile, insomma. E lì avevo anche capito una cosa importante, e cioè che per diventare pilota militare, ammesso che tu potessi vincere il concorso, o entravi attraverso la porta principale, che era l'accademia, oppure potevi fare il pilota di complemento. Il pilota di complemento ha una carriera più tranquilla, però più duratura dal punto di vista del pilotaggio, perché tu fai proprio il pilota, quello è il tuo mestiere, fare il pilota, poi la carriera è una cosa diversa. Invece per l'accademista ci sono le scuole di guerra, la prima, la seconda, quella superiore, incarichi di comando, e poi a un certo punto, quando arrivi al massimo della tua maturità operativa, intorno ai 38 anni, devi mettere da parte l'aquila da pilota e andare dietro una scrivania. Ho pensato, io voglio fare il pilota di complemento, ma era da 3 anni che non uscivano i corsi di complemento, per cui l'unica via in quel momento lì era vincere il concorso per entrare in accademia. Non pensavo che l'avrei mai vinto, sinceramente, però intorno al 19 di settembre, il corso iniziava il 21 di settembre, arrivò il telegramma, ero felice come una Pasqua, finalmente riesco a entrare in accademia, perché la mia idea era fare il pilota da caccia, ma io volevo essere uno di quegli astronauti che avevo visto, cioè il mio sogno era
volare sull'F-104, perché ormai mi era entrato completamente dentro. Non sapevo che ci avrei messo almeno 6 anni prima di riuscire a volarci sopra per la prima volta, ed ero stato anche molto fortunato.